nuovo video. Ma dici cosa stiamo succedendo? Cosa stiamo succedendo oggi? Perché ci sono due super gnocche vicino a me? Cosa avranno fatto questi tre individui prima di girare questo video? Avranno fatto cose? Non lo saprete mai. Intanto sappiate che loro sono di un canale bellissimo che si chiama Persi in Corea. E dici, ma che canale, di cosa parleranno mai? Parleranno di appunto come perdersi in Corea. Quindi se voi volete andare in Corea e perdervi, capite, non trovare più la strada di casa, loro hanno un canale giustissimo, pronto, giusto, sgenz. Abbiamo appena girato un altro video con loro, un po' erotico se proprio vogliamo dirlo. Vi lascerò il link qua sotto, dopo che vedete questo video, non è che vedete prima, no, prima questo video, poi dopo nel caso proprio c'è sto cazzo da fare, andate a vedere l'altro video. E direi di cominciare. Di cosa parliamo oggi? Prima di tutto non vi ho fatto ancora presentare. Tu sei? Io sono Bora. E io sono Laura. Di Persi in Corea. Quello l'avevo detto comunque. Era la nostra intro. Vabbè. A proposito, io ho una intro. Soul Mafia. No ragazzi, devo prima dire cosa di cosa parla il video. Oggi parleremo del cibo italiano in Corea. E allora vi dico, preparatevi a sentire cose che veramente gli esperimenti che facevate voi alle elementari nell'ora di scienze in confronto erano delle cose bellissime, puffose. Facevo scienza elementare? Sì. Sì, gli esperimenti, Sì, facevi sì. le cose, facevi i muffin, le cose. Facevi entrare l'acqua nel bicchiere. Le cose non facevi uscivano le muffin, fuori. però. No. No? Ah. Mi sono Quello era- persa. Marco è andato alla scuola dove facevano cucito e economia domestica. Ecco perché non ho mai imparato niente. Ecco perché non ho conoscenza di niente. Vabbè, sigla ragazzi, dai. Ok, allora divideremo questo argomento in due fantastici momenti. Esatto. Il momento pasta e il momento pizza. Anche perché i coreani pensano che solo quello mangiano. Esatto, se vai al ristorante italiano è o pasta o pizza. Punto. Punto. Solo quello c'è. Ma dite come la faranno mai questa pasta bellissima? Allora io comincerò con un mio aneddoto e poi lascerò la parola al fatto che la finestra è ancora aperta e c'è casino. Comincerò a parlare della mia esperienza personale, poi lascerò la parola a Laura e alle tette di Bora. Allora, Chiaro. la prima esperienza che ho avuto con la pasta coreana è stata negli asili coreani, perché forse voi non sapete, ma io ho un grandissimo passato da insegnante asilare, quindi io insegnavo negli asili coreani, insegnavo ai bambini la cultura italiana, che proprio io sono un grande proprio esponente della cultura italiana, si sa. Una lezione era di cucina, quindi io a ogni classe in cui insegnavo, come si parla italiano? Non lo so. Una classe nella cui quale insegnavo la cui e il quale, e insegnavo questa ricetta chiamata penne pasta, ok? Da cosa era composta questa penne pasta? Pasta, vabbè, fin lì un ingrediente. E che tipo di pasta era però? Le penne? No, gli spaghetti, raga. No, cazzo, hai ragione. È vero, non erano neanche penne, erano gli spaghetti. Perché spaghetti conditi con Vai. ketchup, cipolle soffritte, funghi e a volte il bacon. Sono una roba che io veramente facevo fare il segno della croce ai bambini prima di mangiarla, ve lo dico, perché veramente questi qua crescono e pensano che la pasta italiana sia ketchup, pancetta, cipolla e mushrooms. Ma la domanda che sorge spontanea è: tu l'hai assaggiata? Io l'ho assaggiata e la cosa più brutta è che a volte neanche mi dispiaceva troppo. Che male. Però ricordiamo che io mangio anche la pizza con l'ananas, ma quello è un'altra cosa, un'altra parentesi di cui parleranno le tette di Bora. Comunque, quindi questa è stata la mia prima esperienza e poi non è migliorata, nel senso che sono andato in ristoranti, ho provato ad andare in ristoranti coreani e ho scoperto che cosa intendono loro per pasta e soprattutto per la mia cara, amatissima carbonara, di cui io non me la sento di parlare della carbonara in Corea perché c'è proprio, è troppo una cosa che mi fa soffrire il cuore. E quindi lascerei la parola Quindi della carbonara alle parlo tette di io. Bora, ok? Perché portare la vera carbonara in Corea è stata la mia missione per 3 anni. Portatrice di carbonara in Corea, sì. Sono l'ambasciatrice della carbonara in Corea. Perché
a parte essere una nazista della cucina italiana, perché mi piace molto cucinare e mi piace che le cose siano fatte come siano fatte decentemente, arrivare in Corea e ordinare una carbonara e trovarsi una brodaglia con, in quest'ordine, aglio, cipolla, funghi, prosciutto cotto, panna E broccoli. tu dici, beh, questa no, non è una carbonara. Ma va. Eh già, ma loro ne sono convinti. E allora io ho cominciato a spargere il verbo e a istruire le persone sulla vera carbonara. Ci ho fatto anche una presentazione al corso di coreano. Adesso la sanno fare Hai perfettamente. fatto una presentazione sulla Ho fatto una carbonara. presentazione di fine semestre sulla vera carbonara. Ok, beh, sei coerente con la tua missione. Vero? comunque. La mia missione, ma sono stata. E tutti i coreani a cui la cucinavo poi erano sconvolti. Ma non metti la panna? E come fai a fare la cosa? Ok, ma la carbonara non è l'unica cosa che vi farà rabbrividire la pelle e In rizzare agosto. le ossa. No, perché dici, allora me la faccio io, no? Che dici, non me la faccio io? Vado al supermercato, mi prendo la salsa pronta. Laura, ci vuoi parlare? Io mi ha pigliato! No, fammi capire. Allora, ragazzi, Marco mi vuol far dire una cosa che io adesso ritorcerò contro di lui, ovvero io non compro la salsa pronta in Italia perché mi fa schifo e tu la compri in Corea. Oh, allora io sono una persona. Non è che non so cucinare, no. È che sono impegnata. Sì, non ha tempo di stare a farsi. impegnata, caro. Sono No, impegnata. una persona. Una persona impegnata, deficiente. Senti, vabbè, io ho avuto questa esperienza, ok, aliene. Ma La vuoi perché? ma raccontala al posto che Ma Vorresti io non ho raccontare? avuto esperienze tragiche. No? Vabbè, siccome lei è una brava persona e non una brutta persona come me che si fa il pomodoro in casa, gne gne gne, ve lo dico io. Allora, la salsa di pomodoro in Corea è in questo modo. Prima di tutto deve essere specificata la percentuale di pomodoro sulla confezione, perché non è ovvio che siano pomodori e quanti ce ne siano. Diciamo che se i pomodori sono oltre il 50% è già da considerarsi buona. Colore medio arancione, arancione proprio questo, ragazzi, arancione questo, anzi forse è ancora più arancione a volte. Dipende, sì. Sì. Da cos'altro ci hanno messo Ma dentro? secondo te perché arancione, tra l'altro? Ci mettono la Le panna. carote, Ah, mettono le poi carote. ci mettono la panna. Ah, già, veramente? Sì, per le salse. Allora, c'è la salsa di pomodoro, quella che noi prendiamo tipo la passata, Ma no? che cosa è? Che però non c'è soltanto quello, perché anche lì loro ci mettono dentro tutte le verdure. Una bombina. Ci mettono lo zucchero. E infatti, Ah, è vero, mettono anche lo zucchero. la salsa coreana è. È vero, è dolcissima, fa schifo, ok? È arancione, dolce con il 50% di pomodoro e il 50% di non sai cosa, ma non vuoi saperlo probabilmente. E quindi no, neanche te la puoi fare al supermercato. Però secondo me in Corea ci sono dei tipi di pasta che sono passabili, tipo i piatti fusion, in cui non possono sbagliare. Per perché esempio? Kimchi pasta. assieme eravamo andati un sacco di tempo fa con Anna, abbiamo mangiato una pasta al kimchi e samgyeopsal, era tipo, e c'era quindi pancetta tutto aromatizzato al kimchi ed era veramente buona, era Sì. anche fatta bene. Eravamo andati a Karusogil. Mhm, Ma- quindi posti fighettini. Non è passata di acqua sotto i conti. Ed era veramente buona, non era. Niente, dai. Cosa? Eh, Abbiamo fatto tante cose di te, Marco. Persi nell'erotismo. Persi nell'erotismo. Persi nelle cragnate. Quindi per il fusion stiamo ci- approvando. Il fusion approvato. Non possono sbagliare, ragazzi. Cioè che tanto non è che c'è una regola per il fusion. No, no. Cioè, ok. Il problema è quando cercano di essere emulare. italiani. Italiani con Italiani con la però. GL perché sono tarocchi, quindi sono Esatto. italiani. Tra l'altro, trovare la cosa che voi volete nel menù non è neanche una cosa così immediata, perché ricorderei che il nostro risotto è spellato rizzotto, senza, come si dice, non liofilizzare, Marco è italiano. Senza andare troppo nel dettaglio. nel dettaglio che si dice essere Prolissimo. prolissi, senza prolissare. prolissare, senza Che è un prolissare verbo. troppo. Quindi argomento pasta, io lo finirei aggiungendo che non solo fa anche abbastanza schifo, ma aggiungono le paste americane, che io vi voglio bene americani, non a tutti, ma alcuni sì. Ma le paste che fate voi tipo Alfredo cheese pasta,
eviterei molto. Pasta Alfredo, italianissima. Pasta Alfredo che tutti pensano che sia italiana, ma non lo è, ragazzi. Se tu, persona che non sei italiana, pensi che la pasta Alfredo sia italiana, la tua vita è stata un'illusione, finora una grande bugia. Passiamo alla pizza. Plum plum car, plum 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 plum.